Terramara, anticipazioni di sabato 14 gennaio. È sera e a casa sua Gaffur prende in giro Gulten perché lavora senza sosta e Charmin non la paga. Poi Sanie lo manda a controllare la villa che quella sera è vuota. Quando Gaffur arriva alla villa vede una luce accesa nella camera di Demir e pensando a dei ladri entra in camera armato di bastone. Qui trova Seher con indosso i vestiti e i gioielli di Zuleia. Gaffur le dice che deve denunciarla a un car e allora lei inizia a flirtare e a provocarlo e finiscono a letto insieme. Più tardi Sanie si reca alla villa per cercare Gaffur e per poco non li scopre. Infatti, come la sentono, Seher si nasconde e Gaffur fa finta di essersi addormentato nel letto padronale. Fekeli, tornato alla villa, viene avvertito da Cetin dell'arresto di Demir per il ferimento di Ilmas e per la sparatoria e che devono presentarsi in caserma per testimoniare. Fekeli gli chiede chi lo abbia denunciato, ma lui non lo sa. Al commissariato Fekeli dice al comandante che non è stato Demir a sparare, ma sono stati dei ladri di passaggio e che Ilmas non è stato ferito. Poi chiede chi ha fatto la denuncia, ma lui non lo sa perché è stata fatta al procuratore. Fekeli e un car si incontrano nel loro solito posto e lui le rivela che Demir è stato arrestato, ma che non sono stati loro a denunciarlo. Contemporaneamente Demir viene scarcerato e il comandante gli chiede scusa per l'errore commesso. Anche Demir chiede inutilmente chi lo abbia denunciato. Quando Demir torna a casa, un car lo rimprovera per non averla informata e gli dice che non è stato Fekeli a denunciarlo. Demir si arrabbia con la madre per averlo incontrato e i due litigano. Demir, non trovando Zuleia, chiede alla madre dove sia. Allora un car gli dice che Zuleia si è tagliata le vene dei polsi e su consiglio del medico l'ha fatta ricoverare in ospedale psichiatrico per farla curare. Demir vuole sapere dove si trova e andare a riprenderla perché non riesce a vivere senza di lei. Un car allora gli ricorda che la moglie è andata insieme al figlio a rifugiarsi da Ilmas e se la riporta a casa lo farà di nuovo. Quindi è meglio lasciarla lì, a curarsi e sperare che Ilmas e Musgan si sposino al più presto. Nel frattempo Zuleia, disperata, tenta di scappare dall'ospedale, ma viene subito ripresa. Lei, piangendo, dice che non è pazza, ma i medici le mettono la camicia di forza e la chiudono a chiave in camera. Mujgan e il Mas stanno insieme e parlano di loro. Lei gli racconta della sua famiglia e della sua solitudine, ma anche dell'amore che le ha dato la nonna. Quindi mettono della musica e ballano. Demir parla con la madre e le dice che ha ragione, se Zuleia tornerà a casa scapperà di nuovo, rovinerà la loro reputazione, ma che non può lasciarla in un manicomio e di dirgli dov'è, ma lei non glielo dice. Seher di nascosto ha ascoltato la conversazione e poco dopo raggiunge Demir in camera e gli dice di sapere dove è stata portata Zuleia. Subito dopo Demir lascia la villa in macchina. Demir si reca all'ospedale psichiatrico e come entra resta impressionato dalle urla e dalle grida sconnesse dei malati. Va dal primario e gli chiede di vedere sua moglie, ma il medico rifiuta il permesso dicendo che è depressa ed è meglio che non veda nessuno. Demir insiste spiegandogli che la moglie non è malata, poi di fronte all'irremovibilità del medico si mette a cercarla per tutta la struttura fino a quando la sente gridare. Entra nella sua stanza e vede gli infermieri che stanno per sedarla e li ferma. Poi prende in braccio Zuleia, che lo abbraccia chiedendogli di salvarla e la porta via, nonostante le lamentele del medico, che gli dice che potrebbe ritentare il suicidio, ma lui non lo ascolta. In macchina Demir la rassicura che è tutto finito e che la sta riportando a casa. Nel frattempo Ilmas dice a Fekeli che non capisce perché Zuleia sia andata da lui con il bambino, quando sapeva che Demir sarebbe impazzito e l'avrebbe raggiunta. Fekeli gli risponde che probabilmente lei non sopporta che lui abbia un'altra donna, ma che ora lui deve pensare a Mujgan e a non farla soffrire.
Più tardi Fekeli chiama Cetin e gli dice che gli sembra strano che Hussein si sia consegnato volontariamente alla polizia per farsi proteggere e gli chiede di indagare per scoprire se c'è qualcosa che nasconde. Intanto alla tenuta, Yaman, Seher flirta con Gaffur quando arriva Sanie, che rimane perplessa nel vederli, ma poi rimprovera Seher per le insinuazioni che ha fatto sulla malattia di Zuleia. Poi avverte il marito che se lo vedrà ancora parlare con Seher lo farà pentire. A tarda sera Demir arriva alla tenuta con Zuleia e Unkar gli dice che sta sbagliando. Demir porta Zuleia nella loro camera. Lei lo abbraccia e lo ringrazia per non averla lasciata in ospedale. Poi, piangendo, gli racconta di essere stata legata al letto, che le hanno messo la camicia di forza e che la obbligavano a prendere medicine e le facevano sempre delle iniezioni, mentre lei voleva solo vedere suo figlio. Contemporaneamente Yilmaz ha portato a casa sua Mushgan perché lei ha la casa allagata e mentre si trovano nella camera della figlia di Nasireh, lui le dice che non è bravo ad esprimere i suoi sentimenti, ma che le promette che la amerà per tutta la vita e non la lascerà mai. I due ragazzi sono seduti al tavolino dove è nascosto tra i libri la lettera di Zuleia per Yilmaz. Così si chiudono le anticipazioni della lunga puntata di sabato. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i nostri nuovi video.